Hey, benvenuto o benvenuta, bentornato o bentornata su Italiano con Lemon Easy. Spero che questo video capiti proprio a fagiolo, cioè spero che questo video ti sia veramente utile in questo momento perché oggi parleremo di 10 espressioni idiomatiche che utilizziamo in italiano e oggi non voglio che tu ti perda in un bicchiere d'acqua, quindi non voglio che tu trovi difficoltà con cose semplici, non puoi avere difficoltà con cose semplici e quindi per non perderti in un bicchiere d'acqua guarda questo video e impara insieme a me 10 espressioni idiomatiche insieme al contesto. Il mio video più recente era un po' più lungo, quindi per questo video cercherò di non allungare il brodo e cercherò di dirvi l'essenziale. Quindi dirvi solo le cose importanti, non allungherò il brodo, non dirò cose inutili o superflue. Se stai studiando le espressioni idiomatiche, si tratta di espressioni che non traduciamo letteralmente, quindi ad esempio non diciamo allungare il brodo anche in un'altra lingua, ma capiamo che è un modo divertente, un po' creativo e diverso per esprimere un concetto. E con queste espressioni idiomatiche io auguro sempre ai miei studenti un enorme in bocca al lupo. Un in bocca al lupo ovviamente è un'espressione idiomatica per augurare buona fortuna, perché vanno memorizzate, non sono proprio super semplici, ma allo stesso tempo servono tantissimo. E io adoro studiarle nelle lingue straniere. Sicuramente qualcosa vi è saltato all'occhio, sicuramente. Ad esempio ho un nuovo colore di capelli e credo di averli cambiati a occhio e croce 2 settimane fa circa, solo che è da un po' che non registro. Non registro YouTube, non registro video, sono state settimane molto impegnative, quindi sì, a occhio e croce più o meno 2 settimane e appunto questa è sicuramente la prima cosa che salta all'occhio. Questo periodo inoltre ho deciso di impegnarmi molto su alcuni aspetti della mia vita che avevo un po' messo da parte e ovviamente non c'è 2 senza 3, ho anche proseguito con uno dei miei hobby preferiti. Vi lascio qui il video in cui ve ne ho parlato. Si tratta della pittura con i numeri, con le figure numerate e io sono veramente molto contenta, sono veramente molto soddisfatta di come stia uscendo questo perché credo sia un paesaggio greco bellissimo, mi fa impazzire, veramente bello. Ma soprattutto, come vi dicevo, ho deciso di rimboccarmi le maniche e di lavorare sodo. Ho deciso di lavorare molto, è stato un periodo molto intenso, quindi sì, mi sono dovuta rimboccare le maniche, ma sono anche dell'idea che senza impegno e senza farsi il mazzo a volte sia veramente difficile raggiungere i propri obiettivi. Quindi se sono stata un po' assente è perché ho messo in stand-by un pochino la registrazione, ma eccomi qua e sono pronta a farmi il mazzo, anche perché sto lavorando a un progetto che non vedo l'ora di condividere con voi. Se state studiando italiano, vi piacerà. So che le espressioni idiomatiche sono un po' toste da memorizzare, non sono le più semplici, potremmo perderci in un bicchiere d'acqua, ma appunto con un po' di buona volontà e soprattutto se riusciamo a trovare delle situazioni o dei contesti in cui un'espressione capita proprio a fagiolo, quindi casca a fagiolo e ci aiuta a comprendere il senso,
sicuramente è tutto più immediato. Poi lo dico sempre, nelle lingue bisogna un po' rimboccarsi le maniche e bisogna farsi il mazzo, ma ne vale veramente la pena. E sicuramente il vostro italiano avrà una marcia in più se riuscirete a capire e usare queste espressioni, ve lo assicuro. Avrete una marcia in più. E quindi nulla, visto che il troppo stroppia, finirò questo video in questo modo. Io spero che vi sia tornato utile, spero che queste espressioni fossero nuove e che possano esservi utili nella vostra lettura, ascolto o anche produzione linguistica, se parlate o scrivete in italiano. Fatemi sapere giù nei commenti se siete interessati a una parte 2 e fatemi sapere cosa ne pensate dei capelli. Io sono veramente entusiasta, vediamo se conoscete questa espressione, questa è un'espressione che usiamo per dire essere contentissimi, essere felici, e se la conoscete scrivetemela giù nei commenti. Io vi saluto e ci vediamo presto, non sto più qui ad allungare il brodo. Alla prossima, ciao!